benvenuti a una nuova puntata dei Wall Walkers Tips. Oggi ci troviamo nei Boschi Amiatini, quindi a casa nostra. Per quanto riguarda il video di oggi vi faremo vedere come cercare uno spot tenda perfetto. Ma prima, sigla! Quando si cammina e ci si avvicina alla sera, ovviamente è necessario trovare un posto tenda per la notte, soprattutto se fate cammini per molti giorni. L'importanza di avere uno spot tenda ottimale risiede nel fatto di ottenere una notte di riposo decente che vi permette di alzare l'umore durante il cammino e quindi di godervi la vacanza a pieno. Lo spot tenda ideale deve essere dotato di una serie di caratteristiche che ovviamente dipendono anche dal territorio in cui state facendo trekking e che concorrono al buon riposo notturno. Ovviamente la prima caratteristica che deve avere lo spot tenda è la sicurezza, quindi una serie di criteri che dopo andremo a elencarvi, e poi, perché no, anche la bellezza del luogo, visto che pernottare in un bel posto, magari una radura in mezzo al bosco, alza l'umore dopo una dura giornata di cammino. Sicuramente è molto più piacevole che stare in un campo arato a bordo tangenziale, no? Per oggi, quindi, dopo aver camminato, siamo alla ricerca di un posto tenda pianeggiante, che è la prima delle caratteristiche che secondo noi è fondamentale per campeggiare di notte con la tenda. Avremmo anche trovato posto potenzialmente buono per montare la tenda. C'è da dire che noi prediligiamo gli spot un po' più lontani dal sentiero, sia per essere meno in vista, sia perché non in tutte le regioni italiane è consentito il bivacco notturno, quindi dovete sempre stare attenti quando andate a montare la tenda la sera che non sia espressamente vietato dove andate a farlo. Eventualmente provate a chiederlo ai locali se incontrate qualcuno, ma l'importante è comunque riposare. Una cosa fondamentale per riposare bene è dormire in piano. Questo posto, essendo leggermente in pendenza, potrebbe essere non troppo adatto per dormire. Ma se vi trovate in una situazione del genere dove non riuscite assolutamente a trovare un posto pianeggiante, potete anche dormire leggermente in discesa. L'importante, se decidete di fare questa scelta, è tenere la testa a monte e cercare magari di ammassare foglie o terra sotto la parte in fondo alla tenda dove ci andrete a mettere i piedi. È possibile anche dormire mettendo lo zaino sotto il sacco a pelo dalla parte dei piedi, però noi personalmente non l'abbiamo mai provato e preferiamo sempre spendere magari quel quarto d'ora, quella mezz'ora in più per trovare un posto pianeggiante. Ci troviamo a località Pozza di Catana, circa altezza 1050 metri. Siamo in una zona attrezzata, poiché ci sono delle panchine di pietra, c'è un tavolino di legno là dietro e qui abbiamo anche una sorgente che purtroppo, anzi no, per fortuna, tira anche se poco. Essendoci anche dei posti pianeggianti, questo potrebbe essere un ottimo spot dove poter piantare la tenda. C'è anche un braciere, quindi qui potremmo fare un fuoco in tutta sicurezza, e ciò, unito al fatto che, come ha già detto Simone, c'è una fonte nelle vicinanze, fa di questo spot un posto perfetto. Una volta individuato lo spot in cui volete montare la tenda, la prima cosa da fare è ripulirlo da legnetti e sassi, in modo da non rischiare di bucare la tenda. Assicuratevi inoltre che il terreno sia perfettamente piano. Eventualmente potete usare un legno un po' più grosso per togliere le foglie in eccesso dal terreno. Per maggiore sicurezza noi usiamo anche un telo impermeabile come questo da mettere sotto la tenda
per un duplice motivo: per isolare maggiormente nel caso la notte sia troppo umido, e anche per verificare ulteriormente che non siano rimasti sassi o rametti sul terreno. Assicuratevi che il terreno sia perfettamente pianeggiante. Possiamo procedere a montare la tenda. E voilà, la tenda è montata. Manca circa mezz'ora al tramonto e ora abbiamo tutto il tempo per preparare un falò e cucinare la cena. Qui il terreno era abbastanza morbido, quindi i picchetti si sono piantati con facilità. Non abbiamo avuto bisogno di un sasso, anche perché noi non usiamo un martellino, perché portandolo dietro avremmo del peso in più. Inoltre questa è una tenda autoportante. Questo perché in passato, in condizioni di emergenza, siamo stati costretti a piazzare la nostra tenda su terreni in cui non si potevano piantare picchetti, per esempio asfalto e roccia, e una tenda autoportante come questa può stare tranquillamente in piedi senza bisogno di montare picchetti. Altre cose fondamentali da tenere in considerazione quando si cerca uno spot per la tenda sono di non piantarla sotto alberi isolati, soprattutto se c'è il rischio di temporali nottetempo, perché come è risaputo gli alberi isolati attirano i fulmini. Se vi accampate vicino a un fiume, assicuratevi che non ci siano state acquazzoni o temporali a monte per evitare l'arrivo di onde di piena, e evitate se possibile di accamparvi sotto scarpate o pareti rocciose, in quanto potrebbe esserci il rischio di frane soprattutto in caso di forti piogge. Infine, se vi accampate in prossimità di terreni privati, è sempre bene chiedere il permesso a chi vi abita. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like E iscrivetevi al canale. Ricordatevi soprattutto di campeggiare sempre in sicurezza, ma fondamentalmente divertitevi. buon cammino!